stato un lungo viaggio che è iniziato a luglio del 2021 e oggi finalmente possiamo raccontare a tutti gli appassionati il frutto del nostro lavoro, la prima Ducati da motocross. E vi raccontiamo tutto il nostro viaggio. Il podio della MX1. Negli ultimi 18 mesi, in molti mi hanno chiesto perché la Ducati ha deciso di entrare nel mondo del fuoristrada professionale. E la risposta è abbastanza semplice. La Ducati è un'azienda sana che genera risorse e volevamo in qualche modo incontrare una nuova fascia di appassionati, volevamo far crescere l'azienda. E allora ci siamo guardati intorno e abbiamo cercato di capire nella cultura dell'azienda cosa c'era di particolare, cosa c'era di davvero importante. E c'è un unicum che credo che la Ducati abbia come forse nessun'altra azienda, che è la vicinanza tra il mondo delle corse e il mondo delle moto di serie. Quindi abbiamo guardato dove ci sono campionati mondiali, dove ci sono gare di altissimo livello, e il mondo del fuoristrada professionale era certamente uno di questi. Abbiamo anche scoperto, dopo averci riflettuto, che avevamo tanti appassionati all'interno dell'azienda, appassionati di fuoristrada, quindi questo è quello che ci ha guidato. Una moto come la Ducati Desmo 450 MX è una moto da corsa prodotta in produzione di serie. Questo è il motivo per cui ritengo che la cultura racing di Ducati rappresenti certamente un valore aggiunto in un progetto di questo tipo. Ma sono almeno altre tre le caratteristiche dell'azienda che penso che possano rappresentare un valore. La prima è la capacità di sviluppare strutture leggere e affidabili al tempo stesso, che caratterizza tutta la produzione Ducati in generale. La seconda è la nostra capacità legata al sistema desmodromico, che quindi dà una caratteristica al motore che permette di avere più giri, quindi di avere più a lungo, di non dover cambiare una marcia spesso fra due curve. E la terza, una forte competenza nel mondo del software e dell'elettronica, che siamo convinti che anche nel mondo del fuoristrada professionale possa essere un valore aggiunto importante. Pensiamo che siano tre le chiavi di volta per il successo di un progetto importante come questo. La prima, quella di un'attività sportiva fatta ai massimi livelli, il motivo per cui abbiamo già cominciato a correre nel campionato italiano, che abbiamo non solo corso ma anche vinto lo scorso anno. Tabella oro al vincitore, sempre ad Alessandro Lupino. La seconda, la possibilità di sviluppare una moto che sia performante ma soprattutto facile sia per i piloti professionisti ma anche per gli amatori. E la terza, quella di poter offrire agli appassionati di questo mondo una rete che sia in grado di accoglierli parlando il loro linguaggio e rispettando davvero tutte le esigenze che sono così specifiche di questo settore. Adesso è arrivato il momento di scoprire tutti i segreti e i dettagli di questa nuovissima Desmo 450 MX. Il progetto della Desmo 450 MX è nato in collaborazione tra Ducati Motor e Ducati Corse e abbiamo deciso di sviluppare la moto portandola sui campi gara. Quindi abbiamo iniziato i primi test con Tony Caroli e Alessandro Lupino a dicembre del 2023 e poi qualche mese dopo siamo riusciti ad esordire con la moto con Alessandro con una magnifica vittoria nella gara del campionato italiano di Mantova. Di lì in poi abbiamo partecipato alle 6 gare dell'italiano, ne abbiamo vinte 3 con Alessandro e una con Tony e abbiamo anche fatto 2 gare del mondiale come wild card, una in Olanda con Cairoli e una in Spagna, l'ultima del campionato con Alessandro, per portare a termine questo programma di sviluppo che ci ha portato anche un risultato che non ci aspettavamo all'inizio della stagione. Abbiamo vinto il campionato italiano MX1 con Alessandro Lupino. Abbiamo
deciso di sviluppare la moto in gara come nella filosofia Ducati, gareggiando con una moto prototipo, esponendosi anche a potenziali rischi, perché normalmente un costruttore questa fase dello sviluppo tende a farla in segreto. Ma noi crediamo che sviluppare la moto in gara sia un valore per il progetto. Volevamo arrivare sul mercato con la miglior moto possibile per dare ai nostri clienti la miglior Ducati da motocross possibile. La prima volta che l'ho guidata è stata sicuramente una bella sorpresa, perché mi aspettavo insomma una moto ottima, però così competitivo subito al primo impatto devo dire no. Quindi la prima cosa che ho fatto quando sono sceso dalla moto ho detto a Davide: ma è veramente una delle pochissime volte che la moto sta sulla terra, non sul banco prova e basta. Ho detto sì, è una delle primissime volte, quindi mi ha sorpreso questa cosa, perché la moto era veramente già molto molto avanti e molto molto facile da guidare, tutto funzionava già molto bene, quindi ero molto 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 contento di questa cosa. No, complimenti. La prima volta che sono salito sulla Ducati ho avuto una bellissima emozione. Più che altro mi aspettavo tutto e non mi aspettavo niente. Cioè, Ducati è un brand che nelle due ruote è il top che ci può essere, però arrivare su un mondo nuovo, ruote tassellate, da pilota non sai mai cosa puoi aspettarti. Mi ricordo ancora, eravamo in Sicilia e appena sono salito in moto cercavo di trovare i più difetti possibili, ma trovavo solo pregi, e quindi ho iniziato a spingere e ogni giro che facevo mi divertivo. Allora? Complimenti. Mi avete stupito. Vedo un uomo che ride. Andrea, la prima gara? È stato un anno molto lungo di studi, appunto, per trovare un prodotto che andava molto bene per l'amatore ma anche per il professionista. Doveva avere la distribuzione desmotromica, ovviamente, lo stesso sistema che usiamo anche in MotoGP. La distribuzione Desmo ci ha portato diversi vantaggi. Per prima cosa, la possibilità di far girare il motore a regimi molto elevati. Riusciamo infatti ad arrivare a 11.900 giri al minuto rispettando le restrizioni fonometriche delle competizioni internazionali. Questo può facilitare il pilota ad avere quello slancio e allungo in più in fase di partenza dal cancelletto per ottenere lo shot. Siamo riusciti a fare un buon lavoro sul motore. Quest'anno ci siamo presentati alla prima gara di Mondiale MXGP con il motore standard equipaggiato con solo lo scarico a Krapovic, una configurazione che è a disposizione di ogni cliente, e ci siamo portati a casa 2 all shot con 2 piloti diversi. Volevamo ovviamente avere la maggior copia possibile ai bassi regimi, e questo è stato possibile anche grazie alle minori perdite di attrito del sistema e alla possibilità di avere diagrammi di alzata più spinti, nonostante il diametro delle valvole sia elevato, con le valvole di aspirazione che sono in titanio e quelle di scarico in acciaio a stirocavo riempite al sodio per migliorare gli scambi termici. Lo abbiamo acceso al banco per la prima volta nel febbraio del 2023 e da allora è iniziata una fase scrupolosa di sviluppo per dare ai nostri piloti un'erogazione corposa ma estremamente gestibile fin dai bassi giri e una potenza massima che supera i 63 cavalli. Il motore sicuramente mi ha sorpreso molto, perché comunque era questo sistema nuovo un po' per tutti, Desmo per noi nel cross specialmente era qualcosa di nuovo, e mi ha sorpreso molto la linearità, ecco, di questo motore, e il tiro in alto che c'ha, che è veramente una cosa che aiuta molto, specialmente anche in partenza, è una cosa che dà veramente tanto gusto.
motore è facile da guidare, molto facile. Si sente la particolarità del Desmo, è molto dolce sotto, e però ti permette di avere comunque potenza, ma in alto, a metà in alto puoi fare quello che vuoi. Infatti tutte le gare che abbiamo fatto quest'anno all'italiano, sia su terreni duri ma anche sulle gare tipo Pontevola, che c'era un fango mostruoso, il nostro motore si è comportato veramente bene. Ho fatto tante belle partenze, io non sono uno di solito che fa o shot o che parte davanti, però con questa moto quest'anno sono partito parecchie volte davanti, e sì, con l'Esmo lì magari ti aiuta, perché nel momento in cui devi cambiare la marcia la puoi tirare ancora un po' questa, perché comunque in alti giri è vero che il 4,5 non lo usi tanto in gara, ma sulle tue linee di partenza avere quell'aiuto in più lì ti dà un grosso vantaggio nel girare, anche riesci a gestirti, a pensare più alla tecnica in moto e non tanto a focalizzarti su cambiare marce, stare sempre col piede sul cambio. L'impostazione del layout del veicolo è stata dettata dalla volontà di ottenere una struttura leggera e simmetrica, caratterizzata da condotti di aspirazione e scarico rettilinei per esprimere al meglio le potenzialità del motore Desmo. La soluzione migliore era quindi un telaio perimetrale in lega d'alluminio, definito sfruttando materiali e tecnologie su cui la nostra azienda ha maturato un grande know-how negli ultimi anni, come le strutture fuse a spessore di parete particolarmente ridotto, che sono estremamente performanti dal punto di vista strutturale. Questo ci ha permesso di realizzare un telaio molto leggero, sotto i 9 kg, definendo una struttura molto efficace nel combinare resistenza e guidabilità. La parte principale del telaio unisce il canotto di sterzo alla testa dell'ammortizzatore, in un unico elemento fuso, sfruttando la libertà geometrica che questa tecnologia consente per mettere il materiale solo dove strettamente necessario. Questo, al contempo, ci ha consentito di minimizzare il numero di saldature, che come sappiamo rappresentano sempre un punto potenzialmente un po' critico per la struttura. Il telaio della Desmo 450 MX è composto di circa la metà degli elementi normalmente necessari per un telaio di una moto da cross. Lato ergonomia, abbiamo una moto estremamente compatta con superfici raccordate per garantire libertà di movimento del pilota e il controllo del veicolo. Fare un telaio così, diciamo, maneggevole e anche molto preciso in curva, questa cosa ci ha sorpreso un po' tutti. Anche in aria la moto si comporta molto bene, e quindi veramente ho dovuto fare i complimenti non solo per la parte motore ma anche per la parte telaio. Nell'ergonomia della moto mi sono trovato subito bene, e una cosa che mi ha dato un buon feeling è il telaio, è quello che cercavo da sempre, diciamo. È abbastanza morbido in curva, quando entri nei canali flette leggermente, ti dà quella confidenza e quel comfort che ogni pilota cerca. E sin dall'inizio ero un po' scettico, e invece è quel tipo di telaio che ti dà il comfort in curva ma sul rettilineo ha stabilità. Per la manutenzione a bordo pista si riesce ad operare sul filtro dell'aria e sull'ammortizzatore con estrema rapidità. Uno degli obiettivi principali del progetto era realizzare una moto estremamente leggera e bilanciata, in modo che potesse essere la più facile possibile da guidare e al contempo molto precisa. Siamo riusciti a contenere il peso sotto i 105 kg. Anche la scelta di sospensioni e freni è stata mirata. Per le sospensioni abbiamo deciso di affidarci alla lunga esperienza nelle competizioni off-road di Showa, nostro partner anche nei veicoli stradali, che ci ha dimostrato di poter vincere già dalla gara d'esordio nel campionato italiano a Mantova con Alessandro, con componenti completamente di serie. Per l'impianto frenante continua la pluriennale partnership con Brembo, con cui abbiamo sviluppato impianti frenanti che sono il riferimento del mercato e con cui oggi perseguiamo lo stesso obiettivo nel motocross. La Ducati MX 450 è inoltre equipaggiata con canali ruota Tagasako XL e con pneumatici Scorpion MX32 del nostro partner storico Pirelli. Con la moto di serie, con le sospensioni standard, abbiamo fatto le prime 3 gare italiano, abbiamo fatto la pole a Mantova e tutti dicevano sì, è una moto ufficiale, ma no, quella era una moto, anzi era un prototipo che ancora non era né avanserie né serie, e con le sospensioni standard. Le sospensioni funzionano bene non solo
per cosa ci metti dentro, per come lavori dentro, ma come risponde il telaio. Così come in MotoGP siamo un riferimento dal punto di vista tecnologico, vogliamo portare qualcosa di nuovo anche nel motocross. Per questo abbiamo sviluppato sulla Desmo 450 MX un traction control vero e proprio e non una semplice mappa. Questo sistema riesce a streamare lo slittamento reale della ruota posteriore, grazie a un sistema di misura sofisticato che tiene conto anche dell'accelerazione del veicolo, garantendo efficacia, prontezza e un intervento diverso in base alle diverse condizioni del terreno. È da tanto che stiamo sviluppando il traction sulla moto e devo dire la verità che mi sto divertendo perché c'è un mondo dietro a questo modo di lavorare del traction. È una cosa che posso dire che è l'unica volta che riesco a avere una percezione di controllo della moto e riesco a rilassarmi sulla guida perché sento che ho una sicurezza in più. Lavora sullo spinning della ruota, quindi ha una sensazione vera su quello che sta facendo in quel momento la ruota e io penso che è una rivoluzione nel cross avere un certo tipo di traction control per un pilota. Abbiamo fatto numerosi test sia con i nostri piloti ufficiali sia con piloti amatori di diverso livello e tutti hanno apprezzato l'efficacia. Questo lo abbiamo oggettivato anche in termini di tempo sul giro, dove abbiamo visto che il nostro sistema, grazie alla consistenza e prontezza nel funzionamento, porta sempre un miglioramento apprezzabile nelle performance, ma soprattutto si può girare più rilassati, usando meno energie, che su una 450 sono fondamentali. È una cosa molto innovativa e sarà una cosa molto diversa nell'ambito del cross. Il traction control può essere facilmente attivato grazie al blocchetto comandi posto al manubrio. Tramite lo stesso è possibile attivare o disattivare il quick shifter, il launch control e selezionare i 2 riding mode preimpostati. Essi differiscono per parametri come la risposta del motore, l'engine brake control, il traction control e launch control. Grazie all'app dedicata inoltre è possibile agire sui parametri dei riding modes e caricarli sul veicolo in funzione delle proprie necessità o di quelle del tracciato. Abbiamo progettato il motore del telaio affinché gli interventi di manutenzione fossero facilmente accessibili. La sostituzione del pistone, ad esempio, può essere effettuata con il motore montato sul telaio e abbiamo fissato intervalli di manutenzione da riferimento della categoria. Infine, per la Ducati Desmo 450 MX Model 2026 abbiamo sviluppato una serie di accessori utilizzati anche dal Ducati Factory Team nel mondiale MXGP, tra cui l'impianto di scarico a Krapovic in titanio, le piastre di sterzo di mozzi ruota alleggeriti, ricavati dal pieno in Ergal, le pinze freno Brembo Racing e molti altri componenti. You can get this motorcycle at selected Ducati dealers. These dealers are only existing Ducati dealers that have been chosen in the selection process. This means these dealers had to apply to become a Ducati off-road dealer. They had to go through tests, applications, assessments, and trainings so we can make sure that the Ducatisti gets the right service and the right handover process. For us, it was very important to give you the right support and make sure you're in the best hands. We always say from the racetrack to the showroom and then back to the racetrack. That means we're bringing technology that has been made with riders like Tony Caroli and Lupino. We insert them in our part, we bring the knowledge in our motorcycle, and then make sure when you come to the showroom, you feel like one of them. Therefore, it's very important for us that we selected the right dealers and we can make sure when you buy and purchase a motorcycle that you get the right setup. So our technicians will make sure you have everything set up the correct way and we have a smooth handover process, which was very important to us. A gennaio di quest'anno abbiamo anche presentato la Desmo 450 MX negli Stati Uniti grazie all'accordo con Trelli Design. Siamo stati presenti alla prima gara di Anaheim e poi ad altre 8 gare della Supercross. Grazie a questa collaborazione non solo facciamo vedere la moto ai nostri appassionati negli Stati Uniti, ma appunto ci stiamo preparando anche all'ingresso nelle competizioni americane che avverrà nel prossimo futuro, anche se una data non è ancora stata decisa. La
La partecipazione al Mondiale MXGP 2025 è solo il primo passo di Ducati nel mondo dell'off-road, ma la cosa più importante è che a partire da giugno non solamente i piloti ufficiali Ducati, ma anche tutti gli appassionati potranno provare al Desmo 450 MX recandosi presso le nostre concessionarie. Per me è stato un onore aver partecipato a questo progetto, soprattutto essere stato il primo ad aver usato questa moto che adesso è qui, e si capisce veramente che comunque in Ducati si lavora per un solo obiettivo, cercare di fare un prodotto al top. Secondo me ci siamo riusciti. Per me e per la mia carriera far parte di Ducati è una cosa grandissima che mi fa molto onore, e sono rimasto sorpreso dalla famiglia Ducati, perché ho capito soltanto il giorno in cui sono entrato cosa vuol dire essere ducatisti, però non lo puoi capire finché non ci sei dentro, e ho avuto in più occasioni questo feeling. La prima è stata a Mantova, all'Italiano, la prima gara, e mi sono accorto che in giro nel paddock c'erano facce nuove e l'80% delle persone era vestita in tuta, con tutta la pelle, quindi veniva con le proprie moto, e lì ho capito cosa vuol dire essere ducatista, perché fai parte di una famiglia, e quindi sono fiero di farne parte. Stiamo lavorando su un progetto che mi piace molto, e credo che, come ho ripetuto più volte, credo che questo progetto e con la forza di volontà che ha Ducati può lasciare un segno anche nelle ruote tassellate. Appena ho avuto modo, insomma, di conoscere questo progetto, mi ha subito entusiasmato, perché comunque per me era sempre stato un sogno, insomma, correre con una moto italiana, e adesso avere l'opportunità di svilupparla da zero insieme a tanti ragazzi è stato veramente molto molto bello, e devo fare comunque complimenti un po' a tutti, tutto il gruppo che ha fatto veramente un ottimo lavoro. Oh my